27 giugno 67. Le indagini sulla sanguinosa strage avvenuta la mattina di venerdì scorso al mercato di Locri, nella quale 3 persone sono rimaste uccise e 2 ferite, sarebbe giunto ad una svolta decisiva. 3 individui sono stati fermati dai carabinieri la notte scorsa, con un'operazione simultanea condotta a San Luca, Siderno e Montecatini Terme. I 3 fermati sono interessati ai lavori di ammodernamento della strada statale Ionica 106, nel tratto Ardone-Locri. Si tratta di Giuseppe Nirta, residente a San Luca, di Vincenzo Macri, abitante a Siderno, e di Vincenzo Marafioti, residente a Locri, ma fermato a Montecatini. Tra le varie ipotesi sul movente dell'eccidio era stata avanzata anche quella che fosse stato commesso da persone che volevano vendicarsi di azioni criminose commesse da una delle vittime, Domenico Cordì, sospettato di aver partecipato alla distruzione di ruspe e di varie attrezzature per costruzioni stradali. 30 ottobre 1969. 8 personaggi della Mala, sorpresi dalla polizia su Montalto, sono stati denunciati per tentato omicidio, associazione a delinquere aggravata, porto e detenzione abusiva di armi. Gli altri 11 sono stati deferiti al magistrato per associazione a delinquere aggravata. Rubricati così i reati a carico del gruppo caduto nelle mani dei tutori della legge durante la riunione dell'onorata società nella radura di Montalto. I fascicoli sono stati consegnati al procuratore della Repubblica, Carlo Beninvia. Grossi nomi di mafiosi figurano tra gli appunti degli inquirenti, tutti personaggi che avevano partecipato alla riunione. I loro nomi sono emersi durante l'interrogatorio dei detenuti, 4 dei quali sono stati prodighi di particolari. Le fila mafiose sono indubbiamente sbandate, ma questo disorientamento, anziché tranquillizzare gli inquirenti, li rende ancora più vigili, in quanto c'è da temere che da un momento all'altro si possa verificare una recrudescenza di episodi delittuosi. Qualcosa di grave che era già nell'aria quando i 130 mafiosi fecero circolo intorno al presidente dell'elezione, Giuseppe Zappia. In quell'occasione si parlò della necessità di intensificare la lotta contro la polizia, di unire in un'unica famiglia le varie società, di fronteggiare il questore Santillo con bombe, attentati alle persone, rappresaglie contro persone in vista. Dissero addirittura che il questore Santillo andava punito. La squadra di agenti carabinieri comandati dal maresciallo Anello ebbe l'avventura di trovarsi in prossimità del raduno del bosco, proprio nel momento in cui un fragoroso applauso salutava quelle parole, che la polizia non dice da chi siano state pronunciate. Certo è che il raduno mafioso aveva lo scopo preciso di una grande riunione tra le varie mafie, un'unione dalla quale sarebbe nato un nuovo tipo di comportamento nell'attività delittuosa delle cosche. In particolare, 3 grossi gruppi di mafiosi avrebbero dovuto essere unificati, quelli facenti capo a Macri di Siderno, a Nirta di San Luca e a Tripodo di San Giovanni di San Battello. 3 cosche che messe insieme avrebbero costituito un blocco massiccio contro l'incalzare dei provvedimenti di polizia. Si dice che nella Locride non si muove foglia che Don Peppino Nirta non voglia. Queste sono tutte le fantonie di quelle che parlano con la fantasia e non hanno all'altezza e non hanno buone, non hanno il dovere di presentarsi e di dire tu sei responsabile di questo. Quando si parla della violenza a San Luca, della mafia, sapete, no, questa parola un po' grossa per voi. Cosa ne pensate voi? Non è vero. Lei viene considerato un boss, quindi è Ma vengo difficile... considerato un boss e andai a sognare a casa d'affetto, che è sto boss? I boss hanno che si pigliano tutti a mezza Italia. Si dice che lei sia miliardario. E allora lo denunzio per falso e per calunniatori quello che dice che io ho i villi. La sua morte crea paure. Giuseppe Nirta, 82 anni, di San Luca, era uno degli ultimi patriarchi dell''ndrangheta. Lo hanno assassinato ieri, verso le 17, nella sua abitazione di Bianco. Alcuni killer gli hanno esploso 5 colpi di pistola calibro 38 alla testa. Nirta è morto all'istante. Al momento dell'agguato, l'anziano boss era seduto nella veranda della sua casa, a godersi il sole mentre scriveva una memoria difensiva che avrebbe dovuto consegnare stamane ai giudici del tribunale di Locri. Nirta era infatti imputato al maxi processo alle cosche dei sequestri di persona. Era stato arrestato nel settembre del 92
insieme ad altre 33 persone, nel corso di un'operazione denominata Aspromonte. Data l'età, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Nirta era considerato un pezzo da 90 della storia criminale calabrese. Il suo nome è stato legato alle più importanti attività illecite commesse dall''ndrangheta, soprattutto nella Locride. Aveva un carisma che valicava i confini della stessa Calabria e i pentiti lo hanno indicato come uno dei componenti della commissione provinciale. Da alcuni anni però il vecchio padrino si era fatto da parte, soprattutto dopo l'eliminazione di altri patriarchi, forse anche perché il suo ruolo era ormai in declino. La conferma si è avuta a luglio del 1993 con il rapimento del fotografo di Bovalino, Adolfo Cartisano. I sequestratori hanno abbandonato la moglie del fotografo nei pressi del silos di proprietà del figlio di Nirta, un atto che nella legge delle cosche starebbe a significare una delegittimazione del potere nella cosca. Ma anche su questo c'è chi nutre dubbi. Chi ha osato decretare la morte di un padrino? Gli inquirenti sostengono che una decisione del genere non può che essere disposta dal vertice della commissione. Le nuove leve dell'organizzazione stanno preparando una nuova stagione di fuoco che avrebbe come obiettivi l'eliminazione della vecchia guardia del crimine organizzato in Calabria. Una strategia già collaudata a Palermo. I sicari che hanno assassinato Giuseppe Nirta hanno agito da veri professionisti. Forse hanno spiato per giorni le abitudini del vecchio boss. Ieri sono entrati in azione praticamente indisturbati. Si sono avvicinati al muretto che delimita la veranda dell'anziano boss e da non più di 5 metri hanno esploso i colpi. Nessuno ha udito e visto niente, neanche i suoi familiari che stavano seduti davanti al televisore al primo piano della casa, ubicata alla periferia sud di Bianco. Proprio i Nirta, i Romeo, i Vottari e gli Strangio, clan storici di San Luca, avrebbero monopolizzato il mercato internazionale della droga e delle armi, creando anche nel nord Italia vere e proprie centrali di smistamento. La potenza di queste cosche è data anche dai legami che queste famiglie hanno intrecciato con i clan mafiosi palermitani. Uomo di scorza dura, capace di capire, quando arriva il momento, che dai sequestri di persona si poteva guadagnare tanto, certo molto di più di quello che avevano reso prima, quando il rapimento era ancora frutto della strategia estemporanea dell''ndrangheta rurale. Non per nulla tutti i più importanti sequestri di persona avvenuti in Calabria e anche fuori dalla regione sono attribuiti ai Nirta e ai loro gregari, o comunque ispirati alla tattica attribuita alla cosca di San Luca. Tra questi il rapimento dell'armatore romano Giuseppe D'Amico e quello di Paul Ghetti III. Alla casa di Nirta si arriva da più lati, posta com'è quasi al centro di Bianco, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria. Il sicario ha probabilmente scelto il lato cieco, cioè quello che Nirta non poteva vedere. Forse il vecchio patriarca si è accorto di lui all'ultimo istante, quando l'assassino ha levato contro di lui la micidiale rivoltella. 5 colpi, il rumore forse coperto da qualche automobile di passaggio, e Nirta è stramazzato con le mani strette su quei fogli di carta ai quali voleva affidare la sua ultima difesa.